Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho questi due oggetti qui che però è come se fossero un oggetto solo, fanno parte dello stesso oggetto. Praticamente questo è il trasmettitore, questo qui è il ricevitore e fa anche altre funzioni. Praticamente è un cerca cavi, ne abbiamo già visto uno sempre della Tooltube l'anno scorso, e questo è un altro modello. Praticamente, ora l'accendo un attimo, oltre a fare da cercacavi come il vecchio modello, questo qui fa anche da un multimetro digitale, poi vi faccio vedere in dettaglio ovviamente, e fa anche una cosa molto bellina, fa anche da termocamera, e sicché a qualcuno che gli manca una camera termica, una termocamera appunto, e può avere in un prodotto solo tutte e tre le cose, sicché cercacavi molto efficace, multimetro e diciamo termocamera. Sicché non vi resta che continuare a vedere questo video e vedete anche questa volta quello che combino per voi con questi strumenti. L'apparecchio piuttosto interessante di oggi è questo qui. Praticamente è un cercacavi, però fa anche la funzione di multimetro e fa la funzione di termocamera. Ho già provato un apparecchio di questa gamma qui che però faceva multimetro, faceva cercacavi e rilevava diciamo i cavi di rete, praticamente testava i cavi di rete. Questo non ha la funzione di testare i cavi di rete, ma in più ovviamente ha la termocamera che può essere utilissima. Sicché io l'aprirei e guarderei come funziona. Arriva, c'ha la sua valigetta come l'altro. Questo modello si chiama ET938 Pro. Arriva nella sua custodia, bellina, con la cerniera. Questa è una bella cosa, la custodia è rigida. Dentro qua c'è il misuratore e il trasmettitore. Eccolo qua, un trasmettitore e un misuratore. Poi qua dentro abbiamo un picchettino, perché se c'è da fare delle misure in esterno che non c'è la terra, perché questo qui torna bene quando c'è una presa di terra. Se non c'è la presa di terra c'è un picchettino da piantare nel terreno, in maniera che uno ha una terra comunque, perché lavorando a radiofrequenza ovviamente se c'ha la terra emette in maniera migliore. Poi c'è cavettini di collegamento a coccodrillo molto morbidi, morbidissimi, molto robusti, e i cavettini per il tester. Poi c'è un cavo di ricarica, ovviamente manca sempre il caricabatterie, cavo di ricarica USB-C, perché il caricabatterie praticamente ce l'abbiamo tutti dal telefonino, va benissimo quello, e c'è il manualetto di istruzioni come al solito in cinese come prima lingua e in inglese. Comunque ci sono le figure, sicché anche quelli duri come me riescono a seguirlo, anche solo chi diciamo invece di leggere guarda le figure. Partiamo a vedere come funziona. Partiamo dal trasmettitore, che è più facile. Fra parentesi, piccolo refuso, ho detto che questo fa da tester e quell'altro invece era solo ricevitore. Mi sono sbagliato, ovviamente mi sono sbagliato, mi sono confuso nello sbagliare. Questo qui fa solo praticamente da trasmettitore, mentre nell'altro apparecchio, in questo, ovviamente ci sono tutte quelle altre funzioni di termocamera, di multimetro. Vedete qui ci sono ovviamente i collegamenti. Siccome io sono un po' rintronato, diciamo, ho detto una cosa per un'altra, ma quello è normale quando si arriva alla mia età. Comunque questo è il trasmettitore, si accende e abbiamo la possibilità, mettendo dei cavi qui, ci sono le boccole. Questo qui sopporta fino a 400 volt l'ingresso, sicché anche se l'attacchiamo diciamo alla 220 non succede niente. C'ha un supporto, come vedete l'ho azionato, così sta fermo così. E poi è banale, perché praticamente si può scegliere, allora qui se lo colleghiamo dove c'è tensione ci indicherà la tensione a cui l'abbiamo collegato. Non è questo, è il tester, però ci dice che diciamo cavi che magari stiamo andando a testare c'è tensione. Poi
In questa maniera qui possiamo attivare, vedete, o disattivare il trasmettitore. Poi questo è il tasto con cui si torna indietro. Con questi due tasti si va praticamente a modificare il livello di trasmissione. Se non ci va bene trasmettere a piena potenza, possiamo ridurlo, oppure si può cambiare il codice. Perché? Perché se abbiamo più di uno di questi apparecchi, ma anche il modello, mettiamo che abbiamo il modello vecchio come quell'altro, che poi non è un modello vecchio ma è diverso, comunque mettiamo che abbiamo più di un trasmettitore e più di un ricevitore, allora con questo possiamo codificarlo e attaccare per esempio un cavo codificato come A, un cavo per dire codificato come C, e il ricevitore, se lo codifichiamo nella stessa maniera, un ricevitore riceverà su A, un altro su C, e possiamo individuare anche due cavi alla volta, diciamo insieme, se uno ne avesse due, sicché diciamo è possibile codificarli per fare anche, diciamo, in quella maniera lì, oppure avere un solo ricevitore che di volta in volta lo commutiamo su A e su C, e due trasmettitori, uno su A, uno su C, per individuare cavi diversi. No, fa anche questa funzione. Ovviamente con questo qui gli si dà ok, con questo tasto si torna indietro e con questo qui lo spengiamo praticamente. Sì, che questo qui è veramente banale. Si accende così col tasto di accensione e semplicemente, diciamo, a cose normali lo lasciamo tutto come sta e premiamo l'ok per farlo iniziare a trasmettere, e lui quando inizia a trasmettere fa, diciamo, questa funzione qui. Si vede sullo schermo che fa questa funzione qui per indicare che sta trasmettendo. Ora lo spengo e passiamo all'altro, diciamo, pezzo. Anche questo qui ovviamente ha il suo supporto, anche questo qui lo accendiamo. Quando lo accendiamo ci dice se lo vogliamo scegliere far funzionare come termocamera, come multimetro digitale o come, diciamo, cavo ricercatore o come ricercatore di cavi. Poi qua ci sono le immagini che abbiamo salvato. Qua c'è un setup che io di solito non tocco mai, dove si può scegliere luminosità, si può scegliere se si spenge dopo 20 minuti, se deve fare il beep quando si muove i tasti, eccetera eccetera, e la lingua che è inglese, non c'è l'italiano, e io insomma lo lascio in come sta. Con questo si torna indietro e, diciamo, si fa tutte le funzioni. Allora io partirei per la parte, diciamo, più semplice, a usarlo come multimetro. Lo usiamo un attimino come multimetro e poi passiamo a vedere come va a ricercare i cavi. Una cosa importante, fra parentesi, quando noi andiamo a usarlo, ve lo dico subito, quando andiamo a usarlo come ricerca cavi si può usare in automatico, si può usare in manuale, sempre lo spostiamo con questo tasto qui, in maniera che in automatico fa tutto da sé, ovviamente. Anche qui c'è la possibilità del codice che, diciamo, lo possiamo scegliere, lo lasciamo su A, che è quello, diciamo, di default come l'altro, e poi invece se lo mettiamo su manuale ovviamente abbiamo la possibilità di ridurgli la sensibilità, perché può essere utile. Se lo mettiamo su NCV, dopo magari lo proviamo, ormai lo sanno tutti, è la ricerca dei cavi sotto tensione, e anche quello è una cosa che è utile. Passiamo a vedere, diciamo, le funzioni come multimetro. Ho collegato due cavi al multimetro e sono all'uscita da un calibratore in corrente continua. Allora, la prima cosa che si nota usandolo come multimetro è che è un multimetro a 5 cifre praticamente, sì, che non è un multimetro che è scarso, diciamo, ha una precisione notevole, e questo è importante, diciamo, a parte il fatto, lo dico io sempre perché ovviamente devo anche dire il pro e il contro, oltre al fatto che ovviamente c'è questo tulloro che è il ricevitore, che potrebbe dare anche noi, insomma, tulloro si dice in toscano, perché qualcuno alle volte contesta la maniera di parlare, ovviamente, se uno è toscano un po' parla milanese, ovviamente, e sì che si usa anche delle espressioni dialettali che ci stanno secondo me bene. Comunque a chi non gli piace magari può vedere, può non vedere, diciamo, non cambia niente. Allora, detto questo,
Io sto mandando fuori dal calibratore praticamente 1 volt, poco più di 1 volt e mezzo, e lui lo sta leggendo praticamente correttamente. Se io calo ancora, ora sto leggendo 500 millivolt e lui, per essere precisi, sto leggendo 501 millivolt, che le sta leggendo più che correttamente, e funziona bene. La stessa cosa è se andiamo a leggere ovviamente 10 volt e 5, 20 volt e 5, fino per esempio a quello che mi permette il calibratore, che sono 59 volt, ma insomma l'ho fermato a 50 volt,54, che diciamo come voltmetro mi sembra piuttosto preciso. Lo proviamo in tensione alternata, guardiamo un attimino oggi che ci dice la tensione di rete e via. Non è lo schermo touch screen ovviamente, sicché per cambiare guardiamo come si fa. Allargo un attimino l'inquadratura, allora vediamo un po', si sposta solito con i tasti funzione. Una cosa importante è che quando si va a spostare con i tasti funzione, se vedete, lampeggiano questi 2 numeri. Allora, ora sono su volt AC, ovviamente non legge niente perché sono in DC, e rinquadro da vicino. Andiamo a provare la nostra tensione di rete, che è tutta una risata perché è ballerina alla faccia del famoso 10% di tolleranza che ci dovrebbe essere, ma questo non è questo il giorno, come diceva nel Signore degli Anelli. Allora, è in automatica, oh bello, oggi ci siamo, 230 volt,49. Mi legge ovviamente anche la frequenza, in questo caso 50 Hz. Se fosse una frequenza diversa, leggerebbe ovviamente una frequenza più alta. Faccio una prova, voglio provare a attaccarci un generatore di funzioni e vediamo cosa mi va a leggere, se lo legge, fino a quanto legge in alternata. Allora, ho collegato il generatore di funzioni e ora sto erogando dal generatore di funzione una tensione di circa 3 volt. Dico circa perché ovviamente il generatore di funzione non è un calibratore, e sicché la tensione che vado a leggere non è proprio perfettamente 3 volt, però è molto vicina. E in questo momento sto erogando 400 Hz. Proviamo a portarla a 1 kHz, che è anche quello che magari uno lavora nell'audio, uno dice che ne so, voglio provare un amplificatore, gli inietto un segnale a 1 kHz, alcuni multimetri non ci arrivano, e sicché quello che va a leggere sarebbe sbagliato. Vediamo se questo ci arriva. 1 kHz legge, continua a leggere, diciamo, perfettamente. Salgo di frequenza, vediamo se 2 kHz le legge. 2 kHz le legge abbastanza, diciamo, è calata leggermente la lettura. Vediamo un po', 1,5 kHz. 1.5 fino a 1.5 kHz arriva tranquillamente. 2 l'abbiamo visto, vediamo 3 kHz. E ovviamente non è nato per lavorare, diciamo, a queste frequenze, per leggere le tensioni a queste frequenze qui, sicché qui ovviamente comincia a accusare. Però si è visto che fino a 1500 Hz praticamente legge più che correttamente, e sicché se anche dobbiamo testare l'uscita di un amplificatore, la potenza di un amplificatore con un segnale a 1 kHz, questo qui farebbe, diciamo, la sua sporca funzione e funzionerebbe bene, sicché sono contento. Oltretutto, ripeto, c'ha un bel numero di cifre. Allora ora lo usiamo su ohm per fare, diciamo, 2 misure veloci. Uso questo trabiccolino che, diciamo, c'è scritto le resistenze, che tipo di valore hanno, in maniera che, diciamo, è abbastanza si capisce la precisione. E quello che non si capisce è quello che hanno scritto, diciamo, è quello che hanno scritto lì, perlomeno io non è che ci capisco molto in quella scrittura lì. Comunque vediamo di interpretare. Allora, la prima dovrebbe essere una resistenza. Ora non vi sto a inquadrare tutte e due, se no diventa una cosa lunga
e mi ci lego qui con l'inquadratura. Tanto dobbiamo capire se funziona e se funziona bene. Allora, la prima dovrebbe essere una resistenza da 10 ohm, sicché 10,49 va bene praticamente. Ci siamo nella precisione, mentre quell'altra dovrebbe essere una resistenza, da quello che c'è segnato qui, da 100 100,90 erotti, sì, che 101 ohm ci va bene. Quella dopo dovrebbe essere una resistenza da circa 1 kΩ, perché dice 0,999,8, praticamente 1 kΩ, la segna, diciamo bene. Questa resistenza, anche questa è quasi da 10 kΩ, e infatti la segna correttamente, e l'ultima è una resistenza da 100 kΩ, infatti 99,900 erotti, sì, che praticamente possiamo arrotondare a 100 kΩ, e quello che sta leggendo è corretto e rientra tranquillamente nella sua tolleranza. L'unica cosa, come vedete, con i numeri più alti, diciamo, fino a 100 ohm legge con tutte le cifre, mentre se vado a leggere resistenze più basse fino a, per esempio, 10 ohm qualche cosa, mi va a leggere, mi salta, diciamo, l'ultima cifra. Vediamo se è possibile in qualche maniera, invece che in automatico, metterlo in manuale, ma penso che rimanga la stessa cosa. Provo, No, diciamo, a vederlo, ora non ho letto le istruzioni, abbiate pazienza, però mi sembra che funzioni solamente in manuale. Poi magari, vabbè, è poco importante, se qualcuno, poi leggerò le istruzioni, se c'è qualche cosa che si può mettere in manuale, ovviamente ve lo dico io. Allora, l'unica cosa che vi dicevo è che L'unica cosa a riguardo è che praticamente lavora con tutte le cifre sulle resistenze sopra 100 ohm, sulle resistenze più basse tipo 10 ohm, 99 ohm, quello che sia, lavora praticamente salta l'ultima cifra, però la precisione è più, diciamo, che accettabile per la classe anche del multimetro. L'altra funzione che fa ovviamente è il prova diodi, sicché possiamo provare, ve l'ho già fatto vedere altre volte, prendo un transistor, lo proviamo insieme. Sposto questi più e qui ci metto il transistor, è un NPN, base collettore emettitore. Ovviamente se metto il positivo alla base, collettore e emettitore deve segnare una caduta di tensione di 0,6 volt, circa 0,6-0,7 volt, e va bene. Se inverto, ovviamente non deve segnare nulla, e va bene. E lo stesso fra collettore e emettitore, non deve segnare nulla, se no ci sarebbe una perdita. Se invece di essere un transistor, mettiamo, fosse un diodo, ovviamente dovrebbe segnare da una parte, un diodo al silicio, sempre con una caduta di tensione di 0,6 volt, dall'altra parte non dovrebbe segnare ovviamente niente, sicché, diciamo, anche come misuratore di diodi e di semiconduttori funziona. L'altra funzione, vado un po' veloce perché sennò diventano video lunghi e alle volte noiosi. Cicalino, ovviamente, come cicalino funziona, non è veramente immediato, alcuni, vedete, non è proprio così immediato, però, diciamo, la sua funzione la fa tranquillamente. Qua è un prova capacità, prova condensatori, e vediamo anche qui, usiamo questa cosina qui. Allora, il primo è questo qui è praticamente un condensatore da circa 900 picofarad o 800, non lo leggo bene, probabilmente 800, e me lo segna in nanofarad, sicché, diciamo, per i condensatori piccolini, diciamo, bisogna interpretarlo, nel senso, chi è poco pratico magari c'è il rischio che ci si lega. Questo qui è un condensatore da 1000 qualcosa, e anche questo infatti me lo segna 0,970. La cosa comincia a farsi, diciamo, interessante. Questo qui è da 9700, quasi 9800, e qui me lo segna diciamo correttamente, nel senso, non è che non è che questo qui non me lo segnasse correttamente, però non
non mi scala, diciamo, non me lo dice in picofarad, me lo dice solo in nanofarad, sì che ecco, bisogna ricordarci che mi dà un'indicazione in nanofarad, se no magari quello meno esperto si può legare. Questo qui è un altro condensatore da, vediamo un po' cosa sto toccando, da 100.000 e 104.000, va bene, qui si legge bene. Questo condensatore qui è quasi un microfarad, vediamo se tocco bene, e infatti mi segna praticamente un microfarad. Allora, quest'altro condensatore è un condensatore che vado a misurare, c'è scritto 9,47 microfarad, andiamo a misurarlo, ci pensa un attimino e me lo segna praticamente giusto. Ora poi c'è una tolleranza nei condensatori, di questi bricchetti qui mi fido fino a un certo punto. Comunque sta anche come prova condensatore, funziona. Prendo un condensatore da 1000 microfarad e vediamo quanto ci mette a leggerlo. Ne avevo a disposizione uno da valore nominale 2200, usiamo quello, usiamo questo qui, lo proviamo e vediamo. Alle volte ci mettono un po' a fare la misura perché deve caricarsi ovviamente il condensatore. Questa diciamo è un po' una scocciatura comunque, e infatti comunque lo legge correttamente. Un attimino di pazienza, fa la sua funzione anche come prova condensatori, la fa bene. Misuriamolo ora come frequenzimetro, proviamolo anzi come frequenzimetro, vediamo fino a dove arriva. Se avevo letto le istruzioni magari lo sapevo, però non lo so e diciamo lo proviamo con il generatore di funzioni. Ecco fatto. Come prima ovviamente non l'avevo mosso, sicché era su 3 kHz. Andiamo direttamente per accelerare, proviamo che ne so 2 MHz. 2 MHz lo legge correttamente e oltretutto me lo dice. Volevo fare una prova di una cosa, vediamo come legge 10 Hz. Anche lì 10 Hz le legge con una bella sfilza di decimali. Questo vuol dire che ci può far comodo anche se lo vogliamo usare per esempio su frequenze molto basse. Proviamo 1 Hz, 1 Hz, eccolo qua. Anche 1 Hz me lo legge, diciamo, piuttosto bene. Sotto l'Hz ci arriva questo, proviamo un po', 0, provo, sono 800 mHz, 0,8 Hz, sicché diciamo questa funzione la fa. Saliamo allora, andiamo a 10 MHz, 10 MHz me le legge tranquillamente, andiamo 30 MHz, 30 MHz non le legge, 20 MHz, 20 MHz, fino a 20 MHz le legge. Scusate un attimo, a questo punto leggo sulle istruzioni a quanto dovrebbe arrivare. Allora, se non ho letto male, perché le istruzioni sono un attimino confuse in quel punto lì, perché hanno saltato, ve lo faccio vedere. Se vedete le istruzioni, qui hanno saltato una riga, dove qui DC volt praticamente, e invece dove c'è AC volt c'è, diciamo, DC volt e via discorrendo, sicché teoricamente dovrebbe leggere da 6 Hz fino a 6 MHz, sicché direi che supera ampiamente le caratteristiche minime che dà la casa, e questo non fa altro che fa onore, perché quando le caratteristiche minime non vengono rispettate oppure si arriva lì pelo vuol dire che l'apparecchio è proprio tirato. Questo va veramente oltre, sulla frequenza specialmente, sicché direi che 10 lode perlomeno per l'impegno che hanno fatto. Io proverei le altre funzioni come termocamera e come rintracciatore di cavi, insomma, partendo come localizzatore di cavi. Ora lo testerò come localizzatore di cavi. Partirò da un cavo che ho qui in laboratorio fino a un cavo schermato praticamente, che arriva fino fuori, che serve ogni tanto quando attacco qualcosa fuori e mi serve in laboratorio. Delle volte un'antenna da provare, insomma una cosa così. Mi scuso già anticipatamente, poi ve lo dirò probabilmente anche mentre faccio il video, della poca qualità delle immagini, perché camminerò con la telecamera in mano, io non c'ho nessuno che mi fa filmati, che camminerò con la telecamera in mano, con l'apparecchietto in mano, e non è che diciamo sia così bravo a fare filmati. Un conto è se sulla macchina e sul cavalletto e un conto è se la tengo in mano io, sicché se vedete un po' dei movimenti strani è normale. Comunque l'importante poi è capire come funziona l'apparecchio e se funziona correttamente.
vi volevo dire solo quella cosa lì. Una cosa importante, la tratta che si farà di qui diciamo a fuori sono circa una ventina di metri, più o meno, così si vede se il segnale lo stenta a intercettarlo, se lo intercetta diciamo piuttosto bene. Allora mi perdonerete se non ho la mano molto ferma, sto facendo una ripresa a mano per farvi vedere quello che ho fatto. Ho collegato un cavo rosso e nero. Allora il cavo nero va ovviamente, lo metto alla terra, collegato alla terra, come viene consigliato diciamo dalla ditta stessa. L'ho infilato nella presa centrale che è la terra. L'altro cavo rosso, per individuare questo cavo, dopo lo useremo come cercacavi ovviamente. L'altro cavo l'ho collegato qui alla carcassa di questo cavo qui, è un cavo morto praticamente, che va fuori dell'antenna. L'ho collegato alla carcassa in maniera che lo possiamo eseguire. Accendo lo strumento su cercacavi, questo qui è il trasmettitore, pigi ok e lui qui dovrebbe andare su on. Se è acceso on sta indicando che sta trasmettendo. Ripeto, abbiate pazienza se faccio le cose a mano perché c'è da andare fuori, sicché. Allora qui è la stessa cosa, scelgo il ricercacavi, lo accendo, ok, e lo lascio su automatico. Come sentite suona già, perché ovviamente come si dice, la potenza è alta, sicché non resta che lo metto in manuale e abbasso diciamo il livello fino a che non suona più. E ora vado fuori. Sono fuori sul retro del laboratorio, vi faccio vedere anche perché si chiama laboratorio sul fiume. Si vedrà male ovviamente perché la telecamera a mano non so fa a tenercela. Comunque qui c'è un muretto, qui di là c'è il bosco diciamo, e qui sotto se vedete ecco perché si chiama il laboratorio sul fiume. Io sono praticamente sul fiume direttamente, eccolo lì. Comunque tornando a noi, ripeto, si vede male, sono all'esterno. Se io avvicino al cavo che sta scendendo lo possiamo seguire. Cammina lungo questa, si vede male, cammina, eccolo qua. Il problema sorge se io arrivo qui, perché ovviamente mi segna anche su un altro cavo, vedete? Qui segna, ma segna anche su quest'altro cavo nero, perché il segnale è tanto, anche il segnale comunque è tanto anche se lo metto al minimo. Sicché se io torno al nostro cavo lo segna, però lo va a segnare anche a dei cavi limitrofi perché il segnale è molto forte. Comunque abbiamo individuato che arriva in questo punto qui. Come si fa a vedere, vedete qui c'è degli altri cavi, qui ci sono le antenne del GPS, arriva anche qui, lo va a segnare perché i cavi camminano tutti insieme e ovviamente c'è, come si dice, il segnale passa per accoppiamento da un cavo all'altro. Ora vi faccio vedere come si fa a individuare precisamente il cavo. Se io voglio individuare con precisione il cavo, posso fare questa cosa qui. Dal trasmettitore all'uscita ci posso collegare un cavo schermato. Se voglio individuare ovviamente un cavo schermato, ci collego, comunque ora qui l'ho collegato con due coccodrilli, comunque ci collega un cavo schermato, vado al mio cavo schermato, in questo caso con il BNC, e poi vado fuori e proviamo a seguirlo. Allora vi inquadro solo la punta dello strumento, tanto c'è tanta luce, si vede male. Ovviamente, avendo usato un cavo schermato con la calza, c'è all'esterno, anche a questo punto non sento più nulla, sicché vado direttamente al cavo. Allora sono al cavo ora, il cavo nero che prima ovviamente per accoppiamento suonava, in questo momento non suona più, ma
nemmeno se tocco il cavo interessato, come vedete, suona più, perché ovviamente si diceva che è schermato, tranne quando arrivo, vedete lì c'è la puntina del cavo, io mi avvicino, ecco, allora lì che c'è il pezzettino di filo che esce dal connettore F, che quello irradia radiofrequenza, qui lo sento. Se vado accanto sul corpo del cavo non lo sento più. In questa maniera ho individuato precisamente il cavo che mi interessava. Allora mi continuo a scusare della cattiva qualità delle immagini perché tengo la telecamera in mano. Comunque ora proviamo a seguire un filo fino al punto che è interrotto. Ho collegato l'uscita del generatore a una piattina rosso-nera e andremo a seguirla fino a che non si vede che è interrotta. Ovviamente il nostro apparecchio è acceso, posizionato come ricerca cavi, andiamo a vedere il cavo. Già siamo a una distanza di una quarantina di centimetri, diciamo lo sente. Proseguo. Il cavo è per terra ovviamente, le immagini sono brutte, però se mi avvicino suona ancora di più e proseguo fino al punto che il cavo è interrotto. Lì si vede male, ma in quel punto lì il cavo è interrotto. Allora se io posiziono lo strumento qui, continua a suonare. Qui ovviamente a questa distanza da questa parte che il cavo c'è sempre, continua a suonare. Se io mi sposto oltre il cavo, vedete lì c'è il cavo interrotto, se io mi sposto qui, vediamo un po', in questo punto qui il cavo come vedete è interrotto lì, in questo punto qui già smette di suonare e il livello, vediamo se riesco, è 0 praticamente. Se io lo riavvicino da quest'altra parte suona e di qua praticamente 0 e il cavo è interrotto, sicché ci può servire anche per localizzare cavi interrotti. Allora l'ho messo in NCV come vedete e questo localizza i cavi sotto tensione. Quando si avvicina a un cavo sotto tensione lampeggia e fa il beep. Quello che vedete sullo sfondo, quello lì ovviamente è un cavo che è sotto tensione. Se io mi avvicino, come vedete segna e segna anche a una bella distanza. La stessa cosa ovviamente dove ci sono le prese, io mi avvicino, lui segna, che diciamo, e ripeto, segna già una bella distanza, sicché funziona piuttosto bene. Ecco, ora commutiamo in termocamera. Il problema della termocamera è questo puntino qui rosso che vedete in quel punto lì, è l'illuminatore della videocamera che va a cascare lì. Comunque dicevo, il problema ora di far funzionare la termocamera e di inquadrarla è che l'immagine non è molto bella. Ora si sta vedendo il dietro, praticamente il celeste del tappetino. Come vedete ci ho messo la mano, dove ho toccato è rimasto leggermente caldo, perché ho le mani un pochino umide e lì c'è rimasto le impronte che ora si asciugheranno comunque. Da notare qui in basso che qui dice VDC e sta praticamente andando anche il multimetro. Il multimetro funziona anche quando praticamente sta andando la termocamera, perché uno può fare una misura su un oggetto che vede rosso, che vede caldo e praticamente gli dà delle indicazioni.
in maniera che può fare misure di tutte le misure che si fanno comunque col multimetro. Poi se io metto la mano, ovviamente la vedete che è più calda e mi dà una certa temperatura. Con questo tasto qui non si vede, abbasso, allargo un attimino l'inquadratura, poi allargo l'inquadratura, poi la rimpicciolisco, che così poi si vede meglio. Comunque qui vedete la mano, con questo tasto qui si può cambiare il colore praticamente, perché può far comodo per vedere determinate cose praticamente. Ora come vedete è in bianco e nero, le zone calde sono più chiare, mentre il resto della zona è nera. Qui in questo punto qui ci ho appoggiato la mano, è rimasto caldo perché ovviamente questa è una gomma che si scalda subito. In quest'altra maniera è sempre in bianco e nero, ma è l'opposto. Le parti calde sono quasi più scure e la parte, diciamo, vedete, lascio le impronte, e la parte, diciamo, fredda è più chiara. Comunque questa è la parte normale. Se noi andiamo a vedere, se io tocco qui la gomma, la scaldo e ci lascio le impronte fino a che ovviamente non si sono raffreddate. Se io metto sotto la punta del saldatore, questa, se io la metto sotto il lanquadro, mi dovrebbe dare una temperatura. Vediamo un po'. Sta calibrando. E ora non è al massimo il saldatore, anzi è, diciamo, neanche a metà, infatti segna circa 230 gradi più o meno. Si vede che è rosso e ora si può simulare, se andiamo a guardare un circuito, possiamo simulare qualcosa con un paio di resistenze. Ora facciamo la prova con queste due resistenze, una è da 68 ohm, una è da 10 ohm, le alimento magari a 7-8 volte e vediamo quale scalda prima, ovviamente quella di valore più basso. Comunque facciamo questa prova. Ora metterò sotto la termocamera queste due resistenze, facciamo conto che sia un circuito che vogliamo vedere se c'è qualcosa che scalda più di un'altra. Questa resistenza è da 68 ohm, questa qui, vediamo un po', se non mi ricordo male, da 10 ohm. Io le alimento, inizio a alimentarle con 3, 4, 5 volte, ora guardo, e si dovrebbe vedere ovviamente questa che diventa molto più calda, diciamo, di questa. E uno dice che succede qualcosa, mettiamo che fossero due resistenze che devono scaldare uguale, uno si accorge subito che una scalda più dell'altra. Prendo un tappetino di silicone, se no brucio il banco, e vediamo di inquadrarle. Eccole lì. Ora in questo momento sono fredde, chiaramente lo toccate con le mani, sicché sono, vedete, anche i cavettini sono leggermente più caldi di quello che dovrebbero essere a cose normali, perché come si dice qui in laboratorio mi pare ci sia 13 o 14 gradi, sicché c'è freddino, e le resistenze sono quelle. Le sposto al centro. Allora, ora comincio a dare tensione, anzi nella realtà gli stavo già dando un volt, sicché è normale che fossero leggermente calde, ma non troppo. Ora aumento, ora gli sto dando 6 volt e teoricamente questa qui dovrebbe cominciare a diventare più calda, e infatti sta diventando più calda. Perché nonostante questa scaldi, è di colore, come si vede, rimane. Ora dalla videocamera mi sto accorgendo che si vede un po' peggio di quello che si vede qui sullo schermo. Comunque, se vedete, qui si vede un pochino rosso, mentre in quel punto lì dove c'è finita comunque la freccia è ancora più rosso, cioè quasi bianco. Infatti se qui ci sposto la termocamera sopra,
Vediamo un po'. Aspettate che... Allora, qua ora mi sta dicendo che questa è a 65 gradi più o meno, mentre questa qui invece è a 27 gradi, sicché una sta già diventando bella calda, bella arroventata, e quell'altra no. La rimetto qua, la rimetto, e ovviamente... E infatti questa qui non ci si tiene le mani. Se io alzo ancora, la porto, mettiamo a 1 ampere, la resistenza, come vedete anche quella sotto sta scaldando un pochino di più, ma la resistenza sopra, vedete, quella sotto, ci sono ora sopra, siamo a 37 gradi, 38, sta ovviamente aumentando, mentre quella sopra siamo a 100 gradi, infatti si sente anche l'odore di bruciato, e la stacco. Sicché diciamo può servire per vedere se in un circuito c'è qualcosa che scalda più del dovuto. E poi vediamo cosa ci possiamo fare anche con questa videocamera, con questa termocamera, scusate. Con la videocamera quelli lì sono 2 rubinetti, ovviamente come vedete uno è rosso, uno è blu, in uno ci passerà l'acqua calda e in uno ci passerà l'acqua fredda. Oltretutto i tubi che arrivano al rubinetto passano da sotto, passano nel muro e arrivano al rubinetto. Ora io inquadro la termocamera e non si vedono bene ovviamente, però si intravedono quei 2, diciamo, rubinetti lì, quei 2 tubi, scusate il ballettio, diciamo, quei 2 tubi lì. Io ora passo dall'altra parte e apro i rubinetti. I 2 rubinetti sono simili, io ora apro quello dell'acqua fredda e apro quello dell'acqua calda. Vediamo se cambia qualcosa. Come vedete quello dell'acqua fredda praticamente è sparito, nel senso che è diventato ancora più freddo della temperatura ambiente, mentre quello dell'acqua calda sta diventando parecchio colorato. È questo qui. Quello dell'acqua fredda è sempre più freddo, perché è sempre più blu, perché ci sta passando l'acqua, che qui siamo in montagna, praticamente l'acqua fredda, e me lo sta facendo diventare. Se quelli lì fossero 2 tubi nel muro, appena sotto traccia, non del tutto sotto traccia, si potrebbe capire qual è chiaramente il tubo dell'acqua calda e qual è il tubo dell'acqua fredda. Se io ora chiudo questo rubinetto, e le chiudo tutte e 2, e questo qui lo tolgo, io ora con le mani tolgo, se riesco, il rubinetto, il tubo dell'acqua calda, perché è caldo ovviamente, non è detto che sotto non riesca, vedete il rubinetto è caldo, però piano piano, ecco qui, questo punto qui, che è sotto il rubinetto, come vedete sta iniziando a apparire una striscina. Quella striscina lì è praticamente dove passa il tubo. Ora riapro l'acqua, aspettate che rimetto il tubo, perché ovviamente se no faccio dei danni. Facciamo scorrere un altro pochino d'acqua calda, vediamo se dopo appare e si vede di più il tubo comunque dietro nel muro. Infatti sta apparendo. Se io ora tolgo questo tubo che è caldo, se si nota in questo punto qui, vediamo un po', ecco, in questo punto qui ci passa il tubo che viene da sotto e che è caldo, sicché stiamo guardando un tubo nel muro sotto traccia. Abbiamo capito dove passa il tubo dell'acqua calda. Vi faccio anche una panoramica, dopo ci mettiamo la termocamera davanti. Allora, questo
è un oscilloscopio spento, però in realtà è in preaccensione. Poi la stazione saldante è accesa ovviamente, quell'alimentatore lì è acceso e quello sopra e quello accanto non sono accesi. Se andiamo a vedere su di questi due qui, dopo si vedrà insieme, questo è acceso, questo no. Mettiamoci la termocamera davanti, ripeto, non si vedrà benissimo, però è per vedere ovviamente. Allora, se io ci metto la termocamera davanti, vediamo se riesco a mettere a fuoco sulla termocamera. Lasciamo stare che ora ho messo la termocamera di traverso, ovviamente. Se vedete, quello sopra praticamente ci va il caldo di quello sotto, ma se ora io vi faccio vedere, quello sopra è meno caldo di quello di sotto. Lasciamo stare che è andata fuori fuoco, comunque il sistema è quello. La stessa cosa, quei due alimentatori lì, rimetto la videocamera davanti e si vede che sopra ci sono gli alimentatori e siccome non c'è niente collegato e non è, diciamo, caldissimo, se mi sposto di qua c'è la stazione saldante, quella lì che vedete in questo punto qui, questa è la stazione saldante, mentre in basso, lasciamo stare che è fuori fuoco, quello lì, questo che si vede è l'oscilloscopio, è quello lì, l'oscilloscopio è spento ma è in preaccensione e scalda comunque. La stessa cosa se andiamo a vedere, lì c'è il generatore, questo qui l'abbiamo usato prima, generatore di forme d'onda. Se andiamo a vedere lo vediamo che è caldo. Vabbè, insomma è così per tutte le cose che si possono individuare e che chiaramente sono in funzione. Se ora date un'occhiata, questa è una scatola nera, ovviamente. Io sto inquadrando la termocamera, la inquadro più da vicino. Questa è la resistenza come prima, dietro c'è la scatola che è nera. Se io la resistenza la metto dentro la scatola e si aspetta un pochino, vedete qui c'è il bordo della scatola e qui è sotto. Vedete che sotto sta iniziando, diciamo, a vedersi, a vedere più rosso praticamente. La resistenza è lunga, se io la metto di lato, praticamente si dovrebbe cominciare a vedere. Vedete che sta diventando sempre più calda. Nonostante che la scatola sia nera, vedete ho spostato la resistenza e si vede quello che c'è dietro. Può essere una scatola metallica, può essere una scatola ovviamente di cartone come questa, come si è visto con il tubo. Insomma, può servire per tante cose, oltre che a vedere solamente i componenti che scaldano di più, che ora è presa quella mania lì, insomma, però può servire per altre cose. E io direi che insomma avere tutto in uno strumento fa veramente comodo. Io passerei alle conclusioni. Allora cari miei, il video è finito, lo strumentino l'abbiamo provato insieme, due strumentini, però è uno, come avevo detto all'inizio, e mi sembra che funzioni molto bene, sia come termocamera, sia come localizzatore di cavi, sia come multimetro, che oltre a essere preciso c'ha anche un discreto numero di cifre in maniera che possiamo vedere diciamo bene quello che andiamo a misurare. Sicché io vi lascio il link in descrizione se a qualcuno volesse sapere dove acquistarlo. Ci dovrebbe essere un prezzo promozionale, dico sempre ci dovrebbe essere, perché a me mi dicono guarda, se vuoi facciamo agli iscritti al canale un prezzo promozionale, e io spero, diciamo, che sia così. Non è che sono io il venditore, io ho un oggetto, come al solito ve lo faccio vedere perché me lo chiedete, fateci vedere, dice facci vedere le novità che ti capitano per le mani, è quello che faccio, è una cosa che faccio diciamo più per voi che per me, lo sapete, perché so io di strumenti ce n'ho
come si dice da benedire e da santificare. Che comunque vi lascio il link in descrizione se a qualcuno gli interessasse. Il prodotto secondo me è valido e poi insomma vedete voi, sono cose vostre. Ovviamente se vi piace quello che faccio sia come riparazione di apparecchiature sia come test di strumenti e che condivido ovviamente gratuitamente con voi, se vi interessa quello che faccio vi ricordo che se vi iscrivete al canale non perdete nemmeno nessun video. E poi a me fa piacere vedere appunto il canale che cresce. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!